Nel 1965, in bianco e nero, in Rai, un uomo prende una chitarra e fa qualcosa che oggi chiameremmo tapping. La mano destra sale sul manico, le note nascono senza il pizzicato classico, mentre l'altra mano tiene insieme armonia e fraseggio. Quell'uomo non è un chitarrino da poster, è Vittorio Camardese, medico radiologo, chitarrista jazz, carattere appartato e una storia rimasta appesa per anni a un filmato. Sembra quasi una leggenda, un medico che nel 65 suona come se avesse una piccola orchestra tra le dita. La Rai lo filma e poi, per il grande pubblico, il silenzio. Eppure quel silenzio non è totale, perché la storia di Camardese non finisce nel 1965. Ogni tanto riemerge tra programmi, incontri, amicizie, stima, solo che lo fa sempre in punta di piedi. Oggi ti porto dentro questa traiettoria, un gesto musicale avanti, una vita che non rincorre la fama, una rete di persone che lo riconosce e una riscoperta tardiva che paradossalmente lo rende ancora più potente. Il cuore di tutto è quella puntata del 1965, Chitarra amore mio. Nel video Camardese mostra un approccio che a distanza di decenni suona modernissimo. La mano destra va sul manico, lavora il legato e percuote le note, mentre la sinistra costruisce l'impalcatura armonica. Il risultato non è solo velocità, è un'illusione precisa, come se dentro una chitarra ci fossero più ruoli insieme, un basso che cammina, un accompagnamento che respira, una parte melodica che canta. Qui è giusto chiarire una cosa subito. Il tapping, come gesto, non nasce con lui. Tecniche simili esistono già da prima. Il punto non è il primo in assoluto, il punto è un altro. Nel contesto italiano di allora, Camardese lo usa in modo personale, elegante, credibile. E lo fa davanti a una telecamera, con una data, un palco, un microfono. Non è un si dice, è un documento. Biograficamente la storia è semplice e strana allo stesso tempo. Camardese nasce a Potenza nel 1929 e poi si trasferisce a Roma, si laurea in medicina e si specializza in radiologia. E mentre la sua vita ufficiale scorre su binari solidi, la musica resta lì, non come hobby distratto, ma come lingua vera. La Rai lo incrocia più volte. Nel 1956 appare a Primo Applauso e vince il primo premio. Poi, nel 1965, arriva Chitarra amore mio e nei primi anni 70 lo ritroviamo a Speciale per voi, programma condotto da Renzo Arbore. Con Arbore nasce un legame forte, un'amicizia che nel tempo diventa uno dei pochi profili pubblici della sua storia. E poi, nel 1978, Camardese partecipa a un'altra trasmissione di Renzo Arbore. Il titolo non è sempre riportato in modo univoco, ma un'ipotesi verosimile è che si trattasse dell'altra domenica, in onda su Rai 2 in quegli anni. La cosa certa però è questa. Quella del 1978 viene ricordata come la sua ultima apparizione televisiva. Questo dettaglio pesa più di quanto sembri, perché ti fa capire che Camardese non era uno che nessuno vedeva. Era uno che a un certo punto ha scelto di non farsi vedere troppo. Schivo, sensibile alla pressione dell'esposizione, poco interessato a trasformare tutto in carriera, dischi, tour. E qui si accende la tensione. Da una parte un gesto innovativo, avanti, riconoscibile. Dall'altra la volontà o la necessità di restare laterale. Per capire Camardese bisogna uscire dall'idea del genio isolato, perché lui non suona nel vuoto. A Roma frequenta luoghi chiave del jazz come il Music Inn e il Folk Studio e in quell'ambiente viene ascoltato, stimato, ricordato. Le ricostruzioni lo collegano a un giro importante di musicisti e personaggi del circuito. Vengono citati Chet Baker, Tony Scott, Giovenuti, Lelio Luttazzi, Romano Mussolini e Irio De Paula. Questa parte ribalta l'immagine. Non è un medico che ogni tanto fa una cosa strana con la chitarra, è un musicista che nel suo giro viene riconosciuto, solo che quel mondo non coincide con la grande macchina della celebrità. E quindi succede l'impensabile.
Una cosa fortissima esiste, ma non diventa racconto collettivo, resta nel giro, resta nelle stanze, resta nei ricordi. Quindi, riassumendo fin qui, c'è un video del 65 che sembra fuori epoca, c'è un medico jazzista che non diventa personaggio e c'è una Roma musicale che lo riconosce senza trasformarlo in mito nazionale. Per capire perché questa storia tornerà a galla anni dopo, bisogna entrare in una casa di Roma. Roberto Angelini racconta che in famiglia la musica era una presenza precoce. Il nonno materno viene descritto come un mecenate che ospitava spesso artisti, tra cui Chet Baker. In quel quadro Camardese non è un estraneo, è il compagno di sua madre, è il suo patrigno. Questo significa una cosa molto concreta. La chitarra di Camardese non è solo un video Rai, è un oggetto di casa. È un suono che un bambino sente da vicino, negli anni in cui tutto ti entra dentro senza chiedere il permesso. Cos'è in concreto il tapping? È far nascere le note premendo e colpendo la corda direttamente sul manico, senza affidarsi solo alla mano che pizzica. E questo ti permette di riempire lo strumento di linee e incastri che a occhio sembrerebbero impossibili con una mano sola. Nel caso di Camardese, la cosa che colpisce non è solo la trovata, è il risultato musicale. Sembra di ascoltare più funzioni insieme, un basso che regge, un accompagnamento che ti muove e una parte melodica che emerge, con gusto armonico e ritmo da jazz club, non da esercizio di tecnica. E quindi no. Non serve dire ha inventato tutto, ha più senso dire è un precursore documentato che prende una possibilità già esistente e la trasforma in qualcosa di suo. Arriviamo alla persona che tiene insieme i fili. Roberto Angelini è un cantautore e chitarrista romano nato nel 1975. Nel 2001 partecipa a Sanremo e vince il premio della critica Mia Martini nelle Nuove Proposte. Con Rodrigo D'Erasmo realizza Pong Moon sognando Nick Drake, legando il suo nome a un progetto dichiaratamente ispirato a Nick Drake. È presenza fissa a Propaganda Live e collabora anche con Niccolò Fabi, spesso alla lap steel. Ma qui Angelini entra in scena per un motivo diverso, perché Camardese non è solo un nome da riscoprire, è suo patrigno, è il compagno di sua madre. E a un certo punto, nel 2013, Angelini fa un gesto semplice. Carica su YouTube quel filmato del 1965. Sembra poco, in realtà è una miccia, perché da quel momento il video inizia a circolare fuori dall'Italia, fuori dagli addetti ai lavori, fuori dalle memorie private. È come se un ricordo domestico diventasse all'improvviso un oggetto pubblico. Quindi, detto in una riga, dal salotto si passa al mondo. Ed è qui che arriva l'eco internazionale. Il video viene condiviso e commentato da musicisti da tutto il mondo e tra i nomi spuntano Gio Satriani e Brian May. Il punto simbolico di questa catena è una frase pubblica di Brian May. Scrive che Gio Satriani gli ha mandato quel video e che la magia inizia a 1 minuto e 30 e continua. In quelle poche parole ci sono due cose. Satriani che lo considera abbastanza forte da mandarlo a Brian May e Brian May che pubblicamente lo definisce magia. Non è una gara di endorsement, è un passaparola di lusso, gente che vive di chitarra e dice al mondo fermatevi un attimo a guardare questo medico italiano. Quindi, riassumendo questa parte, un upload del 2013 diventa una catena internazionale e la catena arriva fino a 2 nomi che non hanno bisogno di presentazioni. Resta la domanda, con un talento del genere, perché non c'è un catalogo di dischi? Qui bisogna essere puliti, non possiamo entrare nella sua testa con certezza matematica, ma il quadro che emerge è coerente. Camardese era schivo, poco interessato all'esposizione e la pressione del mezzo televisivo lo portava a tirarsi indietro. Sembra uno che vive la musica come pratica, come serata, come presenza, più che come un mestiere da esporre. E in un'epoca in cui misuriamo tutto in uscite, streaming e contenuti, una storia così ci sembra quasi un'anomalia,
Un gesto brillante che resta chiuso in un cassetto finché qualcuno, per affetto e memoria, decide di aprirlo. Alla fine, questa non è una storia di primati cronologici, è una storia di uso, di come una tecnica già esistente diventi qualcosa di unico in una mano precisa. È anche una storia di legami, un patrigno che suona in casa, un bambino che cresce con quel suono, un adulto che anni dopo carica un video e due chitarristi famosi che lo rilanciano. E la domanda che lascia è semplice e un po' scomoda. Quante rivoluzioni musicali sono esistite davvero, ma non hanno avuto il tempo, il pubblico o il carattere giusto per diventare racconto condiviso? Se questa storia ti ha acceso una lampadina, scrivimi nei commenti un altro artista invisibile che merita una spigolatura. Voglio costruire una lista insieme a voi e se ti va di restare su archivi, aneddoti e musiche che tornano a galla, ci vediamo nel prossimo episodio.